Buongiorno a tutti, oggi abbiamo in programma la lettura e l'analisi della quarta storia del novellino, siamo al capitolo 5, oggi vedremo di come uno re commise una risposta a un suo giovane figliuolo, la quale doveva fare ad ambasciatori di Grecia, un bambino che sin dalla giovinezza viene educato per il suo scopo nella vita, quello cioè di governare un regno, una responsabilità davvero enorme, però noi sappiamo che il bambino da giovane necessita di bisogni molto più semplici, soprattutto quello del gioco, ma come poi dirà alla fine il filosofo non è stato ben nutrito proprio perché la natura domanda ciò che ella ha perduto, cioè dobbiamo sempre assecondare la natura, a ogni età ha il suo momento, ha le sue tappe, le sue gioie e le sue occasioni, tutto ciò che è perso poi è irrecuperabile, è irrimediabilmente perduto, siamo nuovamente in ambiente di corte, sempre all'interno della classe dirigente nobiliare e questo re che si trova nelle parti d'Egitto ha un figlio primogenito, il quale doveva portare la corona del reame dopo di lui, un incarico importantissimo perché sulle sue spalle poi ricade una grande responsabilità, quella di avere tra le mani il destino di centinaia di migliaia di persone, quindi è davvero un incarico gravoso. Questo suo padre dalla fantilitade si cominciò e fecelo nudrire intra savi uomini di tempo, sicché anni avea 15 e giammai non avea veduto niuna fanciullezza, cioè fin dalla tenera età questo bambino viene educato insieme a saggi uomini, a filosofi, a uomini di scienza, a grandi personalità di cultura, di un grande spessore, però al bambino manca il gioco, manca quella componente spensierata, allegra, serena e soprattutto senza pensieri e priva di qualsiasi responsabilità, e arriva in questo modo fino all'età di 15 anni e un giorno che cosa succede? Che il padre gli commise una risposta, cioè lo incaricò di rispondere agli ambasciatori di Grecia. Il giovane viene obbligato ad assumersi già una parte di queste responsabilità, deve già esercitarsi, deve abituarsi a rispondere e a quindi ad assumere quegli atteggiamenti, quei comportamenti e le responsabilità che un giorno graveranno tutte sulle sue spalle e deve quindi intrattenere questi ambasciatori. Il giovane però stando sulla ringhiera, cioè stando sul pulpito, cioè sul luogo dal quale avrebbe dovuto rispondere, il tempo era turbato e pioveva. Quel giorno c'era pioggia, era brutto tempo. Volse gli occhi per una finestra del palagio e vide altri giovani che accoglievano l'acqua piovana e facevano pescaie e mulina di paglia, giocavano a costruire una chiusa, quindi facevano delle dighe con i sassi e con tutto ciò che trovavano per strada. Quando vede quella scena il giovane lasciò stare la ringhiera e gittossi subitamente giù per le scale del palagio e andò agli altri giovani che stavano a ricevere l'acqua piovana, cioè viene quasi colto da un momento di follia, di pazzia, perché così viene visto ovviamente da tutti gli altri, compresi gli ambasciatori, e cominciò a fare le mulina e tutte quelle bambolità dei giochi, tutti quegli scherzi, quegli atti tipici di un giovane ragazzo, cioè le ragazzate, le stupidate che sono tipiche di quell'età. Nulla di strano insomma viene colto, cioè dal desiderio di giocare riemerge, riaffiora all'interno della propria anima quel desiderio, quello stimolo che da tanti anni era stato sopito e soffocato e soprattutto represso per volontà del padre. Quindi in realtà qui il sovrano pecca per eccesso di zelo, lo educa in maniera corretta ma in modo eccessivo, senza cioè dare anche spazio e libero sfogo alla sua personale identità di fanciullo. Baroni e cavalieri lo seguirono assai e rimenarlo al palazzo, cioè lo vanno a prendere quasi fosse impazzito, in realtà non c'è nulla di male. Chiusero la finestra e il giovane diede sufficiente risposta, cioè risponde in maniera accurata, in maniera corretta. Dopo il consiglio si partì la gente, quindi gli ambasciatori se ne vanno, la trattativa politica è andata a buon fine, il padre però radunò, convocò filosofi e maestri di grande scienza, propose il presente fatto, quindi spiega l'accaduto, che cosa è successo, come mai è stato colto da questo momento di pazzia. Alcuno dei savi riputava movimento di umori, alcuno fievolezza d'animo, quindi chi per uno sbalzo d'umore, chi lo
spiega attraverso invece uno stato d'animo particolare, è stato un po' frivolo, non ha pensato alle conseguenze, chi addirittura diceva infermità cerebrale, quindi che fosse addirittura impazzito, chi diceva una e chi un'altra, secondo le diversità delle loro scienze. Quindi ogni specialista cerca di trovare la risposta basandosi sulla propria disciplina. Ma a un certo punto uno dei tanti filosofi, quello più saggio, che cosa disse? Ditemi come lo giovane è stato nodrito, cioè in che modo è stato cresciuto, come è stato allevato, e fu lì contato come nodrito era stato, con savi e con uomini di tempo, lungi da ogni fanciullezza. Quindi non è mai stato abituato a giocare, a divertirsi e a vivere quel periodo della vita che è il più spensierato e quello che ognuno di noi poi rimpiange nel tempo. Allora lo savio rispose: non vi meravigliate se la natura domanda ciò che ella ha perduto. Questa è una risposta bellissima. Non vi meravigliate se la natura domanda ciò che ella ha perduto. Ogni età ha le sue gioie, i suoi dolori e i suoi drammi. Per un bambino il dramma non è quello di un adulto, non è certo quello di perdere il lavoro, di pagare le bollette, il mutuo, però ha i suoi problemi, le sue gioie, come tutte le tappe, tutte le età della vita. Ragionevole cosa è bamboleggiare in giovinezza e in vecchiezza pensare. Quando si è bambini è giusto divertirsi, quando invece si è adulti è sacrosanto e doveroso invece pensare, cioè la fanciullezza è l'età dell'impulso, dell'istinto e anche dell'errore, perché anche sbagliando si impara, mentre invece la maturità è il periodo in cui si utilizza la ragione. Quindi si fa proprio capire attraverso questa storia l'importanza dell'educazione, però l'educazione non deve peccare di zelo. Questo padre lo ha educato in maniera eccessiva, dando per scontato una cosa che per lui invece era fondamentale: il divertimento e soprattutto il confronto e l'esperienza diretta con i suoi coetanei, con i suoi pari, perché è importantissimo, perché anche in quel modo si forgia il carattere e soprattutto si impara a convivere con gli altri bambini in maniera molto semplice. Questo filosofo offre un grandissimo insegnamento che è valido ancora oggi. Ritroveremo ancora questo tema di cui parla anche Seneca nelle Epistule Morales ad Lucilium. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lettura. A presto.